Allora ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Oggi facciamo un video leggero, un video divertente, rilassante, un video in cui vi spiego e vi presento 10 espressioni, 10 modi di dire in italiano che se voi volete parlare proprio come noi italiani non potete non conoscere. E non è un elenco a caso di modi di dire, non sono quei video clickbait che a me non piacciono, le 5 parole che, le 10 parole che, non dire così, di cos'ha, no, a me quei video non piacciono. Io com'è che faccio quando faccio questi elenchi? Eh, Così normalmente nella vita di tutti i giorni, mentre faccio le mie cose, tengo un taccuino virtuale sul telefono e quando mi capita un'espressione che mi colpisce, che dico, ah cavolo, questa dovrei presentarla ai ragazzi, allora me la segno sul mio taccuino, quando poi l'elenco è bello lungo, allora ci faccio un video. Quindi sono espressioni scelte perché davvero per me mi sembravano significative da presentarvi e sono curioso di sapere se effettivamente le conoscete tutte. Io credo di no, spero di no, altrimenti il video sarebbe inutile. Eh, Commentatemi se almeno una di queste vi è nuova e quindi il video vi è stato utile. Fra l'altro, a proposito della parola taccuino, scrivetevela questa parola, segnatevela nella mente perché è una parola rarissima, cioè taccuino, che in italiano vuol dire è un piccolo block note, è un piccolo quadernetto dove si segnano gli appunti e credo che sia una parola di origine araba. È l'unica parola italiana che ha la doppia C per questo suono Q, no? Con la doppia. È l'unica, credo che sia l'unica parola italiana con la doppia C, perché di solito, ad esempio, altre parole che hanno questo suono, non so, acqua, acquitrino, hanno la CQ. E c'è un'altra parola invece che ha anche una particolarità rarissima, che è il contrario, che anziché avere la doppia C ha la doppia Q, che è soqquadro, mettere tutto a soqquadro, cioè mettere tutto fuori posto, tutto in disordine. Sono entrati i ladri in casa e hanno messo tutto a soqquadro, cioè hanno ribaltato tutta la casa. Doppia Q, soqquadro. E invece taccuino, doppia C. Sono due particolarità che ai ragazzi insegnano ancora all'elementare a scuola, no? E poi ci se la ricorda per sempre. E quindi chiusa parentesi e veniamo subito al nostro video. Le 10 espressioni più un bonus finale, quindi saranno 11, non 10. Ma iniziamo subito con la prima. La prima espressione che ho scelto per voi è scendere dal pero o la sua variante cadere dal pero. Ad esempio, ma dai, tutti sanno che Marina sta con te solo per i soldi, insomma, scendi dal pero. Allora, vuol dire, tutti sanno che Marina sta con te solo per i soldi. Possibile che solo tu non te ne accorgi? Svegliati, svegliati, torna nella realtà, no? Torna con i piedi per terra. Quindi voi immaginatevi questo ragazzo che è salito sul pero in alto, no? Sull'albero del pero, e dall'alto guarda la realtà, è distaccato dalla realtà, non vede quello che vedono gli altri che stanno con i piedi per terra, un'altra espressione. Senza volere ve ne ho messa dentro un'altra, stare con i piedi per terra e quindi stare ancorati al terreno, stare ancorati alla realtà. E noi diciamo scendi dal pero a qualcuno anche con un certo tono di, come dire, un po', non dico di astio, ma con un tono un po' negativo, un po' polemico, come dire svegliati, insomma, no? Cavolo, datti una mossa, scendi dal pero. Poi c'è l'altra versione, che è cadere dal pero, che significa più o meno la stessa cosa, ma la si utilizza in un contesto leggermente diverso. Facciamo lo stesso esempio un po' modificato. Marina stava con lui solo per i soldi, tutti lo capivano, tutti lo vedevano tranne lui, e infatti poi quando lui è andato in bancarotta, lei l'ha lasciato subito e lui, poverino, è caduto dal pero, non se l'aspettava, è caduto dal pero. Il significato è lo stesso, però non è più un'esortazione, no? Scendi dal pero, dai, è una constatazione, quindi stesso significato, ma in un contesto leggermente diverso. Scendere dal pero, cadere dal pero. Un'altra espressione che a me piace molto è avere i grilli per la testa, oppure avere troppi grilli per la testa.
Ad esempio, Luca non ce la farà mai a laurearsi, ha troppi grilli per la testa, pensa solo alle feste, pensa solo alle ragazze, non può laurearsi così, deve studiare, invece lui ha troppi grilli per la testa. No, avere grilli per la testa. I grilli che li abbiamo incontrati anche in qualche vlog, i grilli, quando andavamo in giro per la Franciacorta c'erano i grilli che frenivano, che facevano quel rumore cric 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 cric, tipico dei grilli, no? Quindi immaginatevi una persona che nella testa ha il rumore dei grilli che la distraggono e quindi questa è quasi una metafora, no? Avere i grilli o avere troppi grilli per la testa. E di solito la si può utilizzare con tutti, però di solito la si utilizza molto con i giovani, con i ragazzi, quando magari li si vuole riprendere, li si vuole sgridare perché non si stanno impegnando. Per questo vi ho fatto l'esempio della scuola, dell'università. Spesso diciamo ai ragazzi, studia, non avere troppi grilli per la testa, no? Impegnati, fai le tue cose, raggiungi i tuoi obiettivi. Non devi avere grilli per la testa, oppure si dice spesso i giovani hanno troppi grilli per la testa, poi crescendo maturano. Avere grilli per la testa, bella anche questa espressione. La terza espressione, sempre con testa, non c'entra niente ma sempre con la parola testa, ed è costare un occhio della testa. Vorrei regalare quella borsa di Gucci alla mia fidanzata, ma costa un occhio della testa, dovrà accontentarsi di un mazzo di fiori quest'anno per San Valentino. Fra l'altro San Valentino che è fra pochi giorni, adesso io in realtà sto girando questo video oggi, quindi dico fra pochi giorni, però non so se uscirà magari il 13 o il 14, quindi magari quando voi starete vedendo questo video sarà proprio il giorno di San Valentino. E chissà se avrete regalato alla vostra ragazza, al vostro ragazzo qualcosa che costa un occhio della testa. Io vi direi di no ragazzi, perché come diciamo in italiano conta il pensiero, quello che conta è il pensiero. Vedete, vi ho detto 10 ma poi in realtà sono di più perché continuo a mettervene dentro di nuovi, di detti. Conta il pensiero, quindi non comprate qualcosa che costa un occhio della testa, quindi che costa carissimo, che costa tantissimo, ma accontentatevi di un regalo simbolico. Costare un occhio della testa. Espressione numero 4, attaccare bottone. Bella questa e vi potrebbe essere utile perché se voi venite in Italia e magari vedete qualche gruppetto di italiano, potreste voler andare lì e provare ad attaccare bottone. Attaccare bottone. Ho visto un gruppo di italiani e ho detto dai proviamo a vedere se riesco un po' a migliorare il mio italiano. Sono andato lì e ho provato ad attaccare bottone, cioè ho provato a parlar loro, ho provato a rompere il ghiaccio, altro modo di dire che vuol dire più o meno la stessa cosa, no? Rompere il ghiaccio, cioè provare a entrare nella conversazione con una o con più persone, no? Alla fermata del bus ho visto una bella ragazza seduta che stava leggendo un libro, mi sono seduto accanto a lei e ho provato a attaccare bottone, ho fatto una battuta, ah bello il libro che stai leggendo, anche a me piace quell'autore. Sempre, naturalmente, quando attaccate bottone con una ragazza, mi raccomando, sempre con grande garbo ed educazione e rispetto, mi raccomando. E attaccare bottone vuol dire proprio questo. Davanti a una persona o più persone nuove che non si conoscono, provare a rivolgere la parola e vedere se si inizia una conversazione. Attaccare bottone, bella questa espressione. Questa mi piace molto, state attenti. Allora, fare lo gnorri, fare lo gnorri. Quando qualcuno vuole fare il finto tonto, altra espressione, fare il finto tonto vuol dire la stessa cosa, cioè quando qualcuno fa finta di non capire bene la situazione perché fare finta di essere tonto, in questo caso, no? Gioca a suo vantaggio per nascondere magari qualcosa che ha fatto. Ad esempio, ho detto a mio fratello, ma è finito il Chobar, hai preso tu l'ultima bustina di Chobar? Il Chobar sapete cos'è? Se avete guardato l'ultimo video in cui ci facevamo un Chobar, se no andate a vederlo. Il Chobar è una marca di cioccolata calda in Italia.
e ho detto a mio fratello, hai preso tu l'ultima bustina di Chobar? E lui ha fatto lo gnorri, ha detto no, non lo so, boh, no, con tutta la cioccolata qua sporca, tutta la bocca sporca di cioccolato, usciva dalla cucina facendo lo gnorri, facendo il finto tonto, facendo finta di non sapere, di cadere dalle nuvole, o come abbiamo detto prima, cadere dal pero, no? Faceva finta di cadere dal pero, di non sapere di che cosa stessi parlando, invece non c'era più il Chobar, era l'ultima bustina, quindi io non l'ho potuto mangiare, ragazzi, perché lui faceva lo gnorri, fare lo gnorri. E bella questa espressione che deriva, fra l'altro, credo da un aggettivo toscano, perché gnoro nel toscano antico voleva dire ignorante, ed è un'espressione questa, fare lo gnorri, che è anche abbastanza intraducibile nelle altre lingue, perché al di là del significato che io vi posso spiegare, cioè vuol dire fare il finto tonto, fare finta di essere ignorante su qualcosa su cui ti sto interrogando. C'è questa sfumatura particolare che è molto intraducibile perché la si utilizza in modo molto colloquiale innanzitutto, fare lo gnori, non fare lo gnori, lo diciamo parlando con qualcuno con cui abbiamo confidenza di solito, e c'è questa sorta di sfumatura di rimprovero, ma un rimprovero quasi scherzoso, no? Come dire, non farlo lo gnori, dai, tu fai sempre lo gnori, tu fai sempre il finto tonto. C'è questa sorta di rimprovero scherzoso, no? Ed è molto colloquiale, molto rilassato e disteso il contesto della conversazione. Quindi chiaramente non potete scrivere, fare lo gnorri su un tema o no, su un testo scritto, ecco. O se state parlando con l'avvocato o col professore, tenete sempre presente. E poi su questo, fra l'altro, ci torneremo, perché quando voi spesso mi chiedete nei commenti o anche nei video che si vedono su YouTube, si sente sempre parlare di italiano formale, italiano informale, come se esistessero queste due categorie, no? Formale e informale. In realtà la cosa è molto molto più complessa di così, non esiste formale e informale, specialmente negli ultimi decenni in cui ha preso molto piede l'approccio sociolinguistico nella disciplina della linguistica, dell'apprendimento delle lingue, si va molto a fondo in quello che è il concetto di contesto della conversazione e quindi non è solo formale formale, ma ci sono tantissime sfumature di cui bisogna saper tener conto, no? Chi sono i parlanti, qual è il ruolo di ciascuno, qual è il luogo della conversazione, qual è lo scopo della conversazione, quindi a seconda del contesto linguistico, del grado di confidenza, di tante cose, alcune espressioni sono più o meno adatte ed è per questo che io cerco quando posso di cercare di passarvi o quantomeno di spiegarvi razionalmente queste sfumature, anche se poi sapete bene che le sfumature linguistiche è difficile spiegarle razionalmente, vanno interiorizzate. Io spesso nei commenti mi capita di rispondervi guardate che questa cosa non dovete imparare a memoria perché va interiorizzata. Cosa vuol dire? Che quando voi vi siete trovati 100 volte in quel contesto e avete sentito 100 volte una persona che vi diceva non fare lo gnori o un'altra espressione che volete voi avete colto tutte le sfumature ambientali e sapete esattamente quando la potete dire e quando non la potete dire. E questa cosa si acquisisce. Si acquisisce perché il cervello, senza che voi ve ne rendiate conto, immagazzina migliaia e migliaia di dati che spesso sono inconsci o parzialmente inconsci e che sono quelli che ricostruiscono tutto il contesto comunicativo, no? Il fatto che io non è che devo studiare a memoria, allora lo posso dire davanti all'avvocato, no, davanti al professore, no, davanti all'amico, sì, ma se l'amico lo conosco da 3 anni, la grammatica dice che posso dirlo, se lo conosco da 3 anni e mezzo, sì, se lo conosco da 2 anni e mezzo, no, perché non è ancora abbastanza confidente. Capite che è ridicolo, no? Quindi quando io vi dico davvero interiorizzate la lingua, è questo che intendo dire. Ma chiuso parentesi, altrimenti non andiamo più avanti. Proseguiamo con la sesta espressione, questa è bella, no, oddio, non è bella in realtà, è bella linguisticamente, ma non è tanto bella per chi le subisce, ed è tirare il pacco a qualcuno, cioè
Dovevo uscire con Laura stasera, ma mi ha mandato un messaggio su WhatsApp all'ultimo minuto e mi ha tirato il pacco, cioè vuol dire ha trovato una scusa per non venire all'appuntamento. Prima di tutto, ragazzi, diciamo che ci ha perso Laura, quindi Laura ci hai perso assolutamente tu, hai perso un'occasione, quindi questo chiariamolo. Poi, dal punto di vista linguistico, tirare il pacco è un'espressione usatissima, colloquiale, colloquiale si dice tirare il pacco, lo si dice fra amici di solito, e tante volte può essere un po' scherzoso, ma non sempre in realtà, a volte si può essere anche arrabbiati, insomma, cavolo, mi ha tirato il pacco di nuovo, un'altra volta, tirare il pacco. Fra l'altro c'è un'altra espressione, sempre colloquiale, sempre abbastanza giovanile, molto molto simile, che è dare buca. Laura mi ha dato buca, mi ha dato buca, è come dire mi ha tirato il pacco, cioè non si è presentata all'ultimo, ha trovato una scusa all'ultimo per non presentarsi all'appuntamento. Tirare il pacco, oppure dare buca. Quindi Laura mi ha tirato il pacco ed è un peccato perché io quella sera ero veramente in palla, ero in palla, e qui arriviamo alla settima espressione, essere in palla, cioè vuol dire essere carico, essere pronto, no? Essere pieno di energia, quindi pronto per affrontare quello che devo affrontare, no? Quella sera ero veramente in palla, ero carico, ero pronto, sarei stato al top, sarebbe stata una bella serata, bella, divertente, allegra, e invece mi ha tirato il pacco, quindi pazienza. Essere in palla, ricordatevi questa espressione, essere in palla. E anche qui l'etimologia, non lo so sinceramente, è difficile, forse magari perché la palla, presente la palla, no? Il pallone rimbalza come la palla da basket, rimbalza per terra, quindi è reattiva, no? La palla è reattiva, rimbalza. Sto inventando ragazzi, questa è un'etimologia manuelesca, totalmente inventata adesso, però magari è vera, chi lo sa, magari è proprio per quello che si dice essere in palla. Un'altra espressione bella, in realtà è un verbo questo, è più che un'espressione, allora che è rosicare, rosicare, cosa vuol dire rosicare? Vi faccio l'esempio così capite subito. Marco è tutto il giorno che rosica perché io ho avuto la promozione sul lavoro e lui no. È tutto il giorno che ha il muso lungo, altra espressione, ha il muso lungo, cioè ha no, questa espressione triste, contrita, di infelicità, no? È invidioso perché io ho avuto la promozione, anche se ho studiato, mi sono impegnato, ho lavorato, me la sono guadagnata la promozione, però la voleva anche lui, e quindi adesso rosica, rosica, il verbo rosicare, cioè vuol dire è invidioso, no? È invidioso, si sente triste, si sente frustrato e quindi rosica. Rosicare vuol dire rodere, rodere come fanno i topi, no? Come fanno i roditori, no? Questi animali che rodono, cioè mangiano, consumano, masticano lentamente il cibo, no? I roditori, con la bocca fanno andare la bocca continuamente e rodono, mangiucchiano lentamente, adesso non so come spiegare, ma avete capito. E c'è anche l'espressione rosicone, uno che rosica sempre, che d'abitudine ha quel carattere, no? Ha quella tipologia di mentalità che lui rosica sempre, lui o lei rosica sempre quando succede qualcosa di bello agli altri, si dice che è un rosicone oppure è una rosicona. Maria è una rosicona, tutte le volte che le sue amiche hanno un successo, tutte le volte che alle sue amiche capita qualcosa di bello, lei rosica sempre. Non è una brava persona Maria, è una rosicona, perché bisogna essere contenti, bisogna essere felici quando alle altre persone capita qualcosa di bello, perché nella vita si vive bene, si vive felici se si ha una mentalità positiva, aperta, quando si è felici per i successi degli altri, si è anche più aperti al mondo, no? E poi è anche molto più facile che capitino anche a noi i successi. E quindi ragazzi, essere rosiconi è una cosa molto brutta, perché rosicare vuol dire proprio logorare prima di tutto se stessi, no? Forse è anche da qui che deriva questa immagine di mangiucchiare lentamente. Infatti c'è anche in italiano l'espressione quando uno è così che non si dà pace, dice si mangia il fegato, mangiarsi il fegato, no? È simile all'espressione, uno che si rode
internamente, no? Lentamente si mangia il fegato, lentamente si rode dentro per qualcosa che ti provoca frustrazione, infelicità, no? È brutto, ragazzi, quando la felicità dagli altri causa infelicità a noi. Quindi non dovete essere rosiconi, mai nella vita, mi raccomando. Quindi ragazzi davvero ascoltate questo che vi ho appena detto e non fate orecchie da mercante, mi raccomando. Ascoltate, non fate orecchie da mercante, ragazzi, perché è troppo importante. E qui vi ho introdotto la numero 9, siamo alla 9 credo, sì. Spero di aver tenuto la numerazione giusta perché altrimenti mi sballa tutto il video. Dopo devo fare un sacco di tagli e cuci per farli quadrare, ma dovrebbe essere la 9. Fare orecchie da mercante, cioè vuol dire fare finta di non aver capito perché ti fa comodo far finta di non aver capito. Fare orecchie da mercante è come dire, ancora una volta, altra espressione, fare il finto tonto, no? Perché questo? Perché probabilmente noi, sapete, i mercanti, no? Quando si va a trattare al mercato con i commercianti che sono un po' furbetti di solito e quindi magari voi provate a chiedergli una cosa, provate a chiedergli uno sconto, ascolta quello che ti sto dicendo e lo so che stai capendo, non far finta di non aver capito quello che ti sto dicendo, caro il mio mercante. Voglio lo sconto e voglio sapere se quello è 100% cotone o se magari è poliestere, quella maglietta che stai cercando di vendermi a 50 euro, mentre io la voglio comprare a 30 perché secondo me lì c'è anche un 20% di poliestere, ma tu non me lo vuoi dire, eh? Io te lo sto chiedendo, ma tu fai orecchie da mercante e fai finta di non voler capire. Fare orecchie da mercante, bella questa espressione. E siamo arrivati all'ultima espressione, anche questa bella, mi piace molto, me la sono segnata per questo, ed è fare il filo. Fare il filo a qualcuno o fare il filo a qualcosa. C'è qualcuno o qualcosa che ti piace molto e tu gli fai il filo, cioè continui a girargli intorno, no, metaforicamente, e ad esempio, effettivamente Laura è molto carina, è un mese che le faccio il filo, no? Vedremo, chissà come andrà, è un mese che le faccio il filo, cioè le giro intorno, provo a parlarle, provo a mandarle un messaggino, no? Le chiedo, "Oh, vuoi uscire stasera, hai qualcosa da fare?" No? Le faccio il filo e poi bisognerà vedere come andrà. Oppure con una cosa, ad esempio, è appena uscito l'ultimo modello di drone, sapete ragazzi che io sono super appassionato di droni, fra le varie cose, è appena uscito il modello, purtroppo ne escono in continuazione di modelli e costano sempre uno più caro dell'altro, ma è davvero bello, quel modello lì è veramente bello perché anziché avere 4 megapixel ha 4,1 megapixel ragazzi, anziché poter fare filmati in 4K li fa in 4,1K, allora costa 10 volte di più ma lo devo proprio avere e gli sto facendo il filo, costa un po' caro ma è già un po' che gli faccio il filo, cioè sono lì, lo voglio, lo desidero, lo guardo, ma lo compro, no, non lo compro, sono un po' indeciso, però gli faccio il filo, gli faccio il filo. Quindi le abbiamo dette tutte e 10 queste espressioni. Ah, c'era il bonus, c'era l'undicesima che vi ho promesso. Undicesima espressione e ve la metto in una frase vera. La espressione bonus ve la metto in una frase vera. Perché volevo dirvi ragazzi, io faccio sempre, come di solito tutti gli youtuber, sapete che fanno l'appello, no, in mezzo al video. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, mettete like, eccetera, no? Però vi chiedo il piacere, la cortesia di fermarvi davvero un secondo questa volta su questa mia piccola richiesta perché è davvero importante per il futuro del canale, nel senso che magari tanti di voi non lo sanno, ma mettere un mi piace o anche un commento, ma basta davvero anche un mi piace, il fatto è che è fondamentale al giorno d'oggi per come funziona l'algoritmo di YouTube, per dire all'algoritmo questo video merita, quindi fallo vedere a più persone e voi potete in concreto voi aiutarmi a fare questa cosa dando questi segnali all'algoritmo, cioè molti mi piace dicono all'algoritmo il video sta piacendo, facciamolo quindi vedere a molte più persone. È per questo che è davvero importante questo appello che di solito si fa nei video
a mettere più mi piace, più commenti, più interazioni, ecco. Aiutate davvero tanto lo youtuber di turno a fare meglio il suo lavoro, a continuare il canale, eccetera, no? E arriviamo all'espressione bonus. Vi dicevo, aiutatemi con un mi piace, perché? Perché una mano lava l'altra, ragazzi, una mano lava l'altra, cioè voi mi aiutate con un bel mi piace e date segnale all'algoritmo di far crescere i miei video e io mi impegno a fare dei video belli per voi che vi siano utili, che vi aiutino con il vostro italiano e vedete che ci aiutiamo a vicenda. Avete presente quando vi lavate le mani? Vi lavate le mani? Una mano lava l'altra, no? Quando vi lavate le mani. Quindi ci aiutiamo a vicenda, una mano lava l'altra. E questa era l'espressione bonus numero 11. Ditemi se la conoscevate questa espressione. E poi, ultimo appello, mi raccomando, ragazzi, provate a usarle in modo attivo queste espressioni. Una ogni tanto, quando vi capita, in modo naturale, chiaramente non forzato, ma è fondamentale che iniziate non solo a capirle, ma a utilizzarle. Perché la classica espressione, no, che si dice sempre, capisco tutto, o il classico è capisco l'80% ma non parlo, ma non riesco a produrre io in modo attivo la lingua. È normalissimo, lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, ma bisogna iniziare da qualche parte a rompere questo schema, questo meccanismo. Quindi io voglio che qualcuna di queste espressioni oggi ve le portiate a casa, cioè ve le portiate, ve le tratteniate nella vostra mente e che proviate però poi anche a utilizzarle in modo attivo. Quindi questo è il compito a casa che vi do, provare a, di queste 12-13 espressioni, almeno 3 o 4, ricordatevele, fra un mese almeno 3 o 4 di queste dovrete ricordarvele e aver provato qualche volta a utilizzarle. E con questo io ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video, magari faremo un vloggettino, un vlog, noi utilizziamo molti diminutivi in italiano, vloggettino, un bel vlog simpatico, bello, è un vloggettino. Facciamo un bel vloggettino prossimamente, nei prossimi giorni, e quindi ci rivedremo sicuramente in una passeggiata o in qualche cosa del genere. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao e a presto, ciao ciao!